Schneider non ci mette a disposizione solamente delle belle penne stilografiche che funzionano benissimo, ma ha creato anche una collezione di inchiostri che sono assortiti con diverse tinte. Quello che mi piace di più in assoluto fra tutti, e quando dico in assoluto significa che riesce a coniugare una bellezza nella tinta quanto nella formulazione, è il cognac, la tinta cognac. Ricordiamo che questi inchiostri in un calamaio decisamente piccolo e contenuto, con qualche limite, non nascondiamocelo, perché 15 millilitri sono pochini e non è nemmeno facile andarci ad intingere tutte le penne stilografiche per caricarle. Sono disponibili in 2 kit con quindi 4 più 4 inchiostri. Anche il Bermuda blu è mi è piaciuto molto, però questo è quello che mi ha colpito di più fra tutti. Dicevo, è un'imboccatura un po' risicata, un po' piccola, anche il calamaio è piccolo, quindi attenzione quando si carica perché insomma la stabilità è quella che è. Bisogna un po' ingegnarsi, se la penna è a converter è preferibile staccare il converter e andare a caricare quello piuttosto che immergere tutta la penna che se ha una sezione abbondante non ci passa nemmeno. Allora, Schneider Cognac. L'ho provato su tante penne, su tanti pennini perché un inchiostro, quando è un buon inchiostro, funziona tanto sulle pennette economiche come quella che sto utilizzando e guai a chiamarla economica in senso spregiativo, che è la Schneider Voyage, ve l'ho presentata in un video a parte, tanto su penne stilografiche ben più costose e blasonate. Cominciamo per esempio a fare una prova con col pennino della Mini Vac Clair. Magnifico, mi piace questo arancione scuro, marrone chiaro, questo rossiccio, tanto più quando lo utilizzo su una carta avoriata come quella del blocco Penco che sto utilizzando. È un blocco quadrettato con un colore di fondo avorio deciso, crema oserei dire. Bello il pennino della Twisby, certamente un pennino 1-1 molto votato al corsivo, però anche con un po' di carattere, perché la variazione di tratto tra il verticale e orizzontale è assolutamente di rilievo, quindi divertente anche un po' così giocarci. Passo da una carta avoriata però brillante e liscia come quella della Penco a quella invece del nero oriente di pigna, e qui come vedete perde la brillantezza ma ci guadagna ancora nel tratto, ci guadagna nel controllo, nell'agio della grafia. Ci si può fare quello che si vuole. Molto valido questo pennino della Mini Clair, ma ve ne parlo in una recensione a parte che vi invito ad andare a vedere. E poi lo proviamo, allora, già che ci siamo, anche sul nero oriente, ma quello di una volta, il nero oriente, quello originale. Quello dei tempi di scuola, forse mi viene da dire della mamma, e allora qui è ancora più bello, si perde un pochettino, ancora un po' di vivacità, ma la grafia ci guadagna davvero tanto. Il tratto diventa, come potete vedere, sembra quasi un pennino flessibile, viene esaltata quella caratteristica di angolazione di questo pennino che alla fin fine è un corsivo, non è nemmeno un italico, veramente entusiasmante come ho scritto. Vabbè, passiamo ad un pennino invece di gradazione diversa, un extra fine. Visto che ho a disposizione questo magnifico esemplare di Pelikan Sovereign M600 Art Collection, quella dedicata ai grandi illustratori e ai designer che hanno prodotto i cartelloni pubblicitari e che adesso Pelikan sta omaggiando con questa serie commemorativa, insomma è un inchiostro molto gradevole anche con il pennino extra fine. Una tinta che, come vedete, resta comunque precisa anche quando vado a variare il tratto, cioè è vero che con il pennino della Twisby avevo delle sfumature, uno shading molto più accentuato,
però anche qui riesco invece ad apprezzare questa uniformità del colore e qualche leggero variazione di saturazione dovuta ovviamente alla velocità, quindi insomma al flusso dell'inchiostro. Su una carta bianca rigata, una carta economica come quella del blocco che sto provando, ancora una volta ritrovo un inchiostro che mi piace. Il colore è quello e sì, è un ramato, può ricordare l'Ancient Copper, può ricordare tanti altri inchiostri di questa categoria, insomma con questa affinità cromatica, il Pelikan 4001, l'Omas Brown, tanti inchiostri che a me personalmente piacciono e che utilizzo. In conclusione, è un inchiostro che consiglio assolutamente agli amanti del genere, ovviamente, disponibile tanto in cartuccia quanto con il calamaio che vi ho mostrato, che si può acquistare anche singolarmente e non solo nel kit. Trovo che funzioni bene un po' su tutti i pennini, su tutte le penne. Come avete visto, la resa è quella, è molto vicina al colore, alla tinta che vediamo anche nel calamaio. E un po' come tutti gli inchiostri della Schneider non ho trovato mai problematiche, false partenze, interruzioni di tratto. Sono inchiostri estremamente affidabili, come un po' la filosofia di questa azienda. Se vi interessa l'acquisto, se siete iscritti al canale, segnatelo nelle note dell'ordine a Gold Pen, riceverete senz'altro un omaggio. Ciao a tutti amici e saluti inchiostrati da Marco Chiari.